Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistare e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo l'anello. Vuol dire che soprattutto nella fase iniziale della settimana alcune cose saranno tanto incentrate sulla collaborazione, sull'intesa, sul ritrovare equilibrio, anche in situazioni quelle un po' più complesse e divergenti. Quindi ci porta un po' più di pace, un po' più di serenità, soprattutto se si vuole trovare un accordo, se ci si vuole impegnare in qualcosa, ovviamente insieme a qualcun altro. Quindi c'è unione e intesa che può ritrovarsi oppure essere consolidata. A proposito di intesa, c'è anche la carta del cuore che fa riferimento all'amore, assolutamente ci tengo a precisare che amore a 360 gradi, quindi sia si riferisce alla passione, all'intesa, all'amore vero e proprio, quindi a livello sentimentale, ma si tratta anche di amore, passione intesa come sia amicizia, riconciliazione, pacificazione, quindi nelle varie relazioni, ma anche passione che noi mettiamo come cura, attenzione, donare le nostre energie per qualcosa di pratico, forse anche lavoro, può essere un hobby, un qualcosa che vogliamo fare, anche amore verso noi stessi, quindi dipende dalle varie circostanze. Di sicuro si vedono queste belle energie che possono riferirsi a una persona, come vi dicevo, oppure noi abbiamo bisogno di concentrarci solo sulle cose strettamente necessarie, quelle più importanti e quelle dove possiamo ottenere dei risultati soddisfacenti. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, diciamo Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo quelli di acqua, anche tanto quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, ricordo per chi non dovesse essere interessato che potete anche ascoltare perché possono alcune situazioni, alcuni significati possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia, famiglia, eccetera. Noi ci concentriamo principalmente amore coppia single. È ovvio che parlando di coppia può riferirsi anche, come vi dicevo, a famiglia e amicizia, quindi vi consiglio di ascoltare, dove la ninfea, è vero, diciamo, lasciando stare un po' il trafiletto che può essere un po' fuorviante, perché ci parla di sogno impossibile, ma in che senso? Che vuol dire che ci sono delle fantasie, delle idee che al momento non sono realizzabili o sono troppo fantasiose, oppure hanno bisogno di tempo. Se volete fare un viaggio, se volete realizzare un qualcosa, magari ci sono dei passaggi, degli step che dobbiamo procedere pian pianino. Oppure magari vogliamo fare qualcosa nel corso della settimana, allora potrebbe essere difficile concretizzarla perché possono esserci degli impedimenti o non si trova l'intesa, diciamo, l'accordo, non c'è sincronizzazione e allora meglio magari ridimensionare, magari proporre, fare un qualcosa di più semplice. E infatti Rosa di Natale parla proprio di semplicità.
anche di un dono, di offrire aiuto, di essere comunque coinvolti in qualcosa di importante. Per voi stessi? Assolutamente sì, oppure magari c'è bisogno di maggior aiuto e coinvolgimento per aiutare una persona a voi cara, può essere la persona che amate, ma può essere anche un familiare o un amico, un'amica. La calendula ci fa capire che, può esserci un po' di tensione, soprattutto verso fine settimana. Magari c'è un evento, un qualcosa che, viene detto che va a scaturire, questo disaccordo, questa, inquietudine, dipende dalle varie circostanze. Nella migliore delle ipotesi, lo dico tra virgolette, potrebbe esserci semplicemente un po' di distacco, un po' di disinteresse, di noia in senso lato. Invece, può esserci una mancanza di entusiasmo e desiderio, che può dare particolarmente fastidio. Invece per i single, se state frequentando una persona, magari ci sono delle cose ancora poco chiare e, un'altalenanza di attenzione, di cura e invece alcuni altri momenti dove c'è freddezza e distacco. Quindi c'è bisogno di valutare, di capire effettivamente, sia la persona stessa che avete di fronte, sia se un qualcosa si può, evolvere. Se non c'è nessuno effettivamente alcune carte possono fare riferimento a vecchie situazioni che vanno, vengono, ci sono, non ci sono, quindi abbastanza altalenanti, oppure conoscere qualcuno che in realtà può essere interessante, però il vostro intuito forse vi dice che c'è qualcosa che non va. Quando c'è l'intuito che fa suonare la campanella d'allarme, il campanellino d'allarme, allora io dico sempre meglio ascoltarlo. Per quanto riguarda le cose più pratiche troviamo allegria, quindi allegria è positività, è riuscita, quindi vuol dire che siamo felici per qualcosa. Solitamente sono delle liete notizie, è la possibilità di fare viaggi, forse in questo momento o da alcune circostanze può essere anche programmato per il prossimo futuro, sia per diletto o per lavoro può voler dire un viaggio importante, un qualcosa che è rilevante per voi. E poi diciamo non solo, porta anche tante altre situazioni di soddisfazione a livello personale, di condivisione, di anche stabilità che poi può portare nuovi sviluppi positivi. Varie circostanze, non solo lavoro, se non è lavoro può essere un hobby, una passione che va un po' a compensare, oppure un nuovo lavoro, anche magari delle cose che si risolvono, soprattutto quelle più difficili, più complesse. Troviamo deliranti e lettera. Deliranti in realtà può riferirsi a festeggiamento, allegria, quindi anche momenti di gioia e soddisfazioni. Lettera in più ci porta dei messaggi, delle notizie che possono essere interessanti. Secondo me, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro o chi sta effettivamente aspettando delle notizie, delle informazioni, possono arrivare. Quindi in realtà di varia natura, quindi dipende da quello che state vivendo. Quindi considerando che la lettera si riferisce a tutti i tipi di notizie che possiamo ricevere, quindi dobbiamo solo valutare. Possono essere anche delle proposte, può essere degli scambi di idee che vi possono portare a prendere delle decisioni importanti, può anche esserci un qualcosa che è può sostenere, aiutare ad avere realizzazione e conseguimento in futuro, quindi poi alcune cose dovranno maturarsi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!